meraviglia che è Sanremo, con questo mare blu. Ed eccolo là, il village dell'At, da dove domani partirà l'Hard Derby Tour. Va bene, ciao, buon lavoro. Ma ci squaglia. Stiamo facendo i documenti per l'iscrizione, ci stiamo iscrivendo. Per ogni refreshment point gli sticker da appiccicare al fender in maniera centrata che sia visibile per noi, e il braccialetto da indossare per tutto il tempo. Luca, garantisco io per loro. Vedi tu che ci ha lasciato una chiave e capito telefono. La spina, non firmare. Non serve che lo metti in carica durante la notte perché c'è il power bank. Inizia l'AT da Sanremo a Sestriere, sono qua con Miriam e Marta, team Yamaha Girl Full Power, e tutto il team utilizzerà il sistema PackTalk Edge di Cardo. Adesso li colleghiamo con, grazie alla tecnologia Mesh, che permette di collegare fino a 15 motociclisti con Cardo. Adesso che siamo collegate potremo chiacchierare e chi sarà la prima tra noi avviserà il resto del gruppo per questione anche di sicurezza. Anche io quando viaggio uso tantissimo l'interfono, perché almeno il primo avvisa dei pericoli possibili, quindi almeno sai che cosa ti aspetta. E l'ultimo può dire: io sono caduta, venitemi a prendere. Fermatevi! We have 20 girls riding the Hard this year. Francesca Piangiatrice, che ha insomma avuto questa bella idea, hai unito questo team, no? Giusto? Yamaha mi ha detto: creiamo un team tutto il femminile per partecipare all'Hard Derby Tour Sanremo Sestriere. Io ho pubblicato un post raccontando appunto questa opportunità e mi sono arrivate 80 candidature e io ne dovevo scegliere solo 2. The end result is in front of you have 3 women completely different. We have Miriam, an incredible background in the African rally. I'm so happy you are here with us. This is Miriam Adore, and she's Marta De Giovanni. She's very young and her background is from motocross. Voi siete un team Yamaha, abbiamo un padrino per voi. Qui abbiamo Franco Picco. Franco Picco con noi. Nonno Picco. Stiamo rivivendo vecchi amori, quindi il primo amore non si scorda mai. La notizia di oggi è che Franco è ritornato in Yamaha dopo tanti anni. Categories we have. The track colors you can see on the tracks we have given. Un applauso per amici sulla pedale. Abbiamo ancora 4 secondi, 3 secondi. Primo pacchetto, ci vediamo a Sestriere. Sta per partire la nostra AT insieme. Siamo già stanche. Girl Full Power. Caldo. Ci serve un po' di power. Power, lo recuperiamo lungo la strada. Ci siamo. Stiamo per partire, via. Siamo cariche. Grazie Max per il coraggiamento. È prontissima. Il team di quelli che non toccano. Appena rientrato dall'India si parte subito per la Sanremo Sestriere. Grazie mille. Mi fai l'in bocca al lupo? Tenente, buona fortuna. Tenente capitano. Vado là? È la prima a partire, te lo dico. Ah, me lo dicono?
prima la partenza di Francesca D'Alonso, una squadra spettacolare per Yamaha, guardate che ragazze belle ingaggiate e via, ci siamo, 2 minuti. Francesca D'Alonso qua con noi alla partenza. Francesca è rientrata l'altro ieri dalla DAC, Dall'India. quindi è una grandissima viaggiatrice, ora riparte con la sua Tenerella che mi ha portato in tutto il mondo. Ho un team fantastico, sono troppo felice e molto grata di avere delle donne incredibili con me. Ci sono 20 ragazze, 20 donne che fanno la Sanremo Sestier quest'anno. Ci siamo? Tutti voi? Pronti? Via! Via! Primo trasferimento su asfalto, direzione Pigna. Sì. E la prima è fatta! È brutta, sabbia. Aspetta che facciamo entrare. Carina sta sabbiolina. Sono certi passaggi carini. Che bello! Siamo in 500, circa 500 partecipanti, di cui 20 donne, e tra queste 20 3 le vedete qua. Siamo quasi a Pigna. Ciao! Ciao ciao! Che bello! Entriamo nel paese! Questo è il primo ristoro della At Sanremo Sestier a Pigna. This girl, we the last night in UK. How is going? Good. I didn't expect food so early, but I'm not complaining. Look, all energy. Carbs, yeah. Carbs. Anche Franco Picco con noi. Un posto così è spettacolare. Lovely motorbike. Oh. Finalmente facciamo una cosa insieme. Cioè qua i dakariani siamo. Esatto. Quello c'è il Conte però, scusa. Lui è così, capito? Si muove nell'ombra. Cesare si muove nell'ombra. Siamo 20 donne. Sì. Allora, cioè, presentatevi. Nevena, Cosa guidi? Husqvarna 350. Io sono Elena e sono con i ragazzi di Moto.it e guidiamo le Triumph. State divertendo? Sì. Tantissimo. Che mangiano. Nome e cosa guidate? Francesca, BMW 900. Marta e ho una Triumph Scrambler 400 XT. A te ti conosciamo già, a posto. Le prime impressioni di come stanno, di come è iniziata questa app? Beh, stiamo mangiando e bevendo intanto, il che è positivo, è molto bene. È bellissimo questo ristorante di Pigna. La cosa che apprezzo di più è il cibo, come sempre. Abbondante. Come va? Tutto bene. Benissimo. Ottimo. A parte il primo sdraione, siamo... Sì, vero. L'hai battezzata oggi? Oggi sì. Credo che stiamo a posto per tutto il giorno. Esatto. Credo
magari per domani. Anche per domani magari, speriamo, visto che di solito non sono una che scende per terra, però vabbè. Succede, dai, fa parte del fuoristrada, comunque insomma è un terreno molto ostico con queste pietre liguri. Esatto. Purtroppo lo conosco bene. E niente, basta, ci abbiamo fatto questa pausa, adesso riprendiamo e andiamo avanti. Si riparte. Vigna è stata un'accoglienza meravigliosa, c'è una varietà di prodotti enogastronomici locali da mille e una notte che ci servivano per ricaricare le energie e siamo state accolte con la banda, con la musica e siamo tutti noi che viviamo questa avventura insieme. Bello, pronti, siamo cariche per ripartire. Stiamo salendo su a Colle Melosa. Dai Tenerella, poi questa volta una bella coppia, spinge molto in alto, in salita, è molto un binario il Tenerella, ti dà stabilità se non fai minchiate come io faccio spesso. Ah, siamo arrivati al rifugio! Per chi sta guardando questo video dovete andare a Realdo, che è un paese arroccato su una roccia, mi sta raccontando Marta che è della zona, e poi nel paese delle streghe, a Triora. Ad Halloween fanno una grande festa. La leggenda vuole che le donne di questo paese usassero e creassero delle pozioni per curare i locali, le persone del paese. Ah sì, quello laggiù. Quindi ci sono ancora donne che utilizzano le stesse erbe e fanno queste pozioni. Questa è la galleria del Garezzo. È vero che dicevi che è scivolosa? C'è proprio odore di alpeggio, mucche. Ecco, capite, io cercavo di essere romantica. Miri, odore di merda. E Tenerella. Io sono sempre che parlo alla mia moto, tendenzialmente, adesso mi sto anche trattenendo. Qua stiamo scendendo verso il Piemonte. Siamo ancora in Liguria. Ciao! Ciao! Franco! Chi è che sta meglio di te? Nonna. Tu stai meglio di me. Adoro questi prati infiniti. Questo è il ristoro di... Ma volete fermare o andiamo avanti? Ci fermiamo un minuto, 2 minuti, beviamo una roba, mangiamo qualcosa? Ci siamo fermate a un altro ristoro a Montegrosso Piallatte. Abbiamo mangiato qualcosina, giusto per mettere qualcosa nello stomaco. Bevuto un po'. Stiamo cercando di non restare troppo, di non fermarci troppo, di mantenere comunque un buon ritmo, perché la strada è lunga. Siamo quasi a metà strada. Siamo a 106 km di 260 km da fare fino a Boves, fino allo stop di questa sera. Avere l'interfono aiuta tantissimo, in queste situazioni, tra macchina, pericolo, furgone, bici, il brecciolino sull'asfalto. Eccoci al forte di Nava. Qui siamo sul Monte Nava. Il Tenere è morbido da questo punto di vista, non ti strappa le braccia, non è brusco. Stiamo per entrare a Ormea. Ah, che bello questo colonnato. Gran parte dei Lugri erano a casa qua.
al fresco, vicino al fiume. Ciao! Difficile e a doppio senso. Tutto normale. Thank you. Che moto pazzesca. Certo, avere la gamba lunga. Questo forse è il pezzo più tosto di oggi, è stato. Mi manda in sbatti il fango, non riesco a capire. C'è anche l'acqua. Sono le 4:10 ragazze, l'umore è alto ancora. Abbiamo fatto 180 km finora e ne mancano ancora una settantina. Si cade da scemi con questa moto molto spesso. Metti il cuore in pace, succede. Il primo pezzo da tirare su che è quello peggiore. Ci sono ragazzi di tutte le nazionalità, siamo in 500 e vengono da tutta Europa. I più lontani vengono dalla Norvegia. Tibetana. Porto fortuna a tutti voi. È tutto molto roccioso da queste parti, stupendo, poi c'è la luce che filtra. 200 km fatti, come vi sentite? Estasi totale. Questo è il ristoro di Frabosa, si chiama Fabrosa. Ok, siamo a Frabosa, Soriana, no. Io non ce la posso fare. Aspetta, adesso lo ridico, siamo a Frabosa. Soprana. No, ma a livello di rincoglionimento fai delle cose incredibili. Non riesco a pronunciare i nomi dei paesi. Che mi si azzera il cervello. Ok. Dopo 208 km, un momento benzina. Comunque i benzinai sono segnalati lungo il percorso. Il pieno, pienissimo. Siamo a Prato Nevoso. Oh vabbè ragazzi, ma è bellissimo. Ah, carina! Stupendo. E vedete le buche là? Che vista! No, è una pendenza pazza! Stiamo salendo sopra una pista da sci. Non vedo niente! Là si gira, Marta, bene? Ok. Si vede niente. È caduta! Ecco, raga, ce l'ho fatta. Sono da idiota. Grazie. Ah, stupendo. Il sole ormai sta tramontando. Siamo a Boves. Senti che tipo da strada. La tua famiglia è numeri 1. Grazie. Francesca, vieni che te, dai. Sì, vai, Anch'io? Ce l'abbiamo fatta.
contenta? Siamo riuscite a cadere tutte e tre. sempre da fermi. Ti sei pentita di aver detto di sì a questa avventura? No, assolutamente no, bellissima avventura. Bella. E siamo a metà, domani si ricomincia. Tutto bene, bellissimo. Contenta? Sì, contentissima. Unica donna che ha partecipato alla Master Challenge. Sì, questa brutta idea. Come fa? Io l'ho vista partire ieri sera alle 10:30 di sera. Molto bene, sappiamo che è brava nella guida. 24 ore dopo sei arrivata. Esatto, sono qua ora pronta per mangiare. Non ce la faccio. E non vedo l'ora di andare a mangiare anch'io. Un'ora e mezza. Hai dormito? Un'ora e mezza. Quando siamo fermati proprio... A che ora era? Quando... Alle 5. Fammi vedere il materassino. Ecco. Gira. No, tu hai dormito così? Sì. Yada. Abbiamo cenato e adesso andiamo al mercato ortofrutticolo di Boves per... Scusami. Guarda come non tocco. Adesso andiamo a dormire, se mai dormiremo, al mercato, che è a 800 metri da questo bellissimo posto dove abbiamo cenato. Andate al dormitorio? Ma sì, al mercato. E lui era Maurizio Regerini. È pazzesco, un evento del genere ti trovi spalla a spalla con dei grandissimi. Sveglia domattina che ora? Dobbiamo valutare intorno all'alba, prima dell'alba. Che trio, Guarda, c'è stato un lavoro di squadra eccezionale, veramente magnifica. Guarda, ho visto la Biria contenta, quindi è una cosa rara. Magnifica, guarda, è stato magnifico oggi. Non so come hai fatto. Guarda, sono Hai fatto una contentissima, magia. sono contentissima. È stato proprio bello, pieno di sfide, divertente. Allora, qui funziona così, che le ragazze si arrangiano, si montano le tende, dormono in tenda, si svegliano alle 5, ripartono e i 4 uomini al seguito, si può dire, no? Vanno in albergo. È già duro qua, è prato finto, È dura? Siamo al mercato ortofrutticolo di Boves, il luogo dove chi vuole può dormire, fare bivacco alla fine del primo giorno dell'AT. Saremo a Sestriere. Qua ci sono le moto, c'è chi dorme semplicemente per terra nel sacco a pelo, vicino alla propria moto. E noi avevamo una scelta: dormire in albergo o dormire in tenda. Ma io ho deciso di dormire in tenda, trascinando anche le ragazze. E così abbiamo montato le nostre tende vicino alle moto. Guarda che ho fatto del lavoro, E il giorno 1 è finito. Buonanotte. Buongiorno dal mercato coperto di Boves. Ormai siamo rimasti, come vedete alle mie spalle, in pochissimi. Noi abbiamo messo via le tende, abbiamo dormito pochissimo perché tutta la notte è stato un andirivieni di persone. Buongiorno. Di persone che parlavano. Sì, ho avuto dei vicini, è stato interessante. Abbiamo conosciuto cosa mangiano a colazione. Sì, è tutto. Però, alle 3 di dai. notte. Però tutto bene. Nell'arco delle 3 fino alle 5-6, dai. Ecco. Però bene, dai. Sì, hai dormito poco bene. Sì. No, ma mi sono riposata, dai. Devo dire che mi sono riposata. Sicuramente. E adesso ci aspettano i 260 km del giorno 2. Grazie di aver ritirato qua l'assistenza di Tom 42, partner Yamaha. Ci ha ritirato tutti i bagagli, le tende. E ci vediamo a Sestriere o per strada? Io spero a Sestriere. Certo. Se ci vede prima... Hai ragione, c'è un problema. E il giorno 2 ha inizio. L'alba alla nostra destra. Sì, puoi navigare comunque su un tablet, è molto comodo, è una bella superficie, grande, piuttosto che un cellulare, trovo molto bene. Abbiamo anche i limiti di velocità, in questa fatta. Finalmente possiamo riempire. Lungo il tragitto sono segnalati dei punti di acqua potabile, abbiamo riempito la sacca idrica. Guardate che meraviglia questo piccolo borghetto.
Le gomme Michelin Anaki Wild, che ho già utilizzato l'anno scorso per il viaggio dall'Italia verso l'Afghanistan e il Centro Asia, si stanno confermando delle gomme eccezionali anche su sezioni molto tecniche, con sasso molto smosso, un po' di viscido nel sottobosco. Ottime gomme secondo me per un tipo di terreni così diversi come quelli che si presentano all'At Classic. Ricordatevi, io sono alta 1,70, voi? Miria 1,67, Marta 1,65. Che bello qui! Che bella moto! Ah, è tedesco, sì, ciao! Abbiamo fatto la nostra colazione e siamo pronte per ripartire. Comunque a me quello che piace di questa moto è che cioè, ti fai, vedi, 700 di autostrada, 700 km di autostrada di trasferimento, vai, sei serena, comoda, e poi fa anche robe così. Cioè, ovvio che hai dei compromessi, come dici Mira, ti casca giù il peso, tutta una serie di problematiche, però puoi fare anche un po' tutto. Ciao! Qua l'unica roba insidiosa che ti viene da arrivare a tuono sui scoli dell'acqua. Ciao ciao ciao! Ma che gara è? Quanto siamo, Miria? Ecco, siamo a 1370 metri. Alle. Ok? Ok. Avete visto come si è aggiornato quando abbiamo acceso gli interfoni subito? E stamattina io ho sentito, tipo, mi sembra che siamo collegate prima io e Marta e poi ci sei arrivata tu, Miria, e sei entrata senza che noi facessimo niente in autonomia nel gruppo. Ieri non mi ha dato segnale di batteria scarica, mi è durata tutto il giorno. Hai fatto anche della ricarica veloce. Poi un'altra cosa figa di questo interfono è la basetta, che infatti me la devo far mandare, anche voi avevate chiesto. Se hai due caschi basta che sposti la basetta e caspita, lo togli, attacco magnetico, tocchi, attacchi e stacchi. Io ho sempre avuto invece cioè ogni casco il suo interfono. La rimozione del rumore non mi dispiace, che tolga il rumore di sottofondo. Ciao! Ah, che carine, guarda quante sono! Madonna, che fame! Adesso che ho sentito questo odore mi ha sbloccato un ricordo. Il ricordo di mangiare un vero pasto seduti. Mi hai lanciato un sasso. Che belle! Siamo arrivati al ristoro di Pomaretto. Siamo quindi a quasi 200 km fatti. Mirko. Chi si ricorda di Mirko? Sì. Gibraltar Race. Mi tolgo gli occhiali e il cappello, che E prima lui? mi hanno detto col cappello e gli occhiali sembra un serial killer. Poi senza moto non lo riconosci. Andiamo a cercare del cibo? Abbiamo fatto a mangiare qualcosa all'1:30, all'ultimo ristoro di questa At Sanremo Sestriere, e adesso abbiamo un trasferimento passando per il pezzo del Colle delle Finestrelle, la Sietta meravigliosa che non faccio da 3 anni, e via dritti fino a Sestriere. Ciao! Qui è il ragazzo della Marta, che bello! Allora qua stiamo salendo al Colle delle Finestrelle. Gli ultimi 50 km? Siamo a 1800 metri? Siamo sulla Sietta. La nostra ultima fatica per oggi? Da brividi, bellissimo. Questi sono i forti militari?
ultimi 30 km. Ale, in bellezza, che si vede anche il lago da sotto. Madonna, ho appena guardato giù, Miriam, non guardare giù. Hello! Grazie! Sei bianco! Non so, come sono? Un po' piena di polvere? Vieni qua. Guardate Miriam, vieni anche tu! Toglietevi il casco! 2424 metri di altitudine, paesaggio di una bellezza atroce, facce impolverate. Ne abbiamo? Siamo quasi alla fine. Siamo quasi arrivati. Pensieri finali? Quasi finali? Purtroppo bisogna tornare a casa. Esatto, noi continueremo altri giorni. Sì, la continuiamo da sole. Ricominciamo? Dai, Domani la facciamo indietro. Esatto, al contrario. Sì, avanti li facciamo in discesa. Esatto. Questo è figo. Secondo me ci fanno passare perché lo scarico di Marta incute un timore. Se è pendente questa. Che come gran finale la Sietta sono stati bravi. Siamo arrivate alle 3:40. Ci siete? Guarda che sono qua. Ok, ferma. Sono divertita tantissimo. Abbiamo i musi marroni. Queste donne incredibili che ho avuto accanto. Ci siamo già mandate col paese alla Siesta. Però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sì, perché lei voleva fare il video quello solito. Io sono molto orgogliosa di essere stata membro di un vostro team, di questo team meraviglioso. Noi siamo molto parlo anche per la Marina, siamo molto orgogliosi che c'è questo. Molto fiera di noi, di quello che abbiamo fatto. È stato divertito, è tutto Purtroppo è finito, però davvero, bellissimo. Riconsegniamo il transponder. Qualcosa da dire? Sono al settimo cielo. Non vedo l'ora di avere l'attestato fra le mani e stringerlo e portarlo a casa. No, ma dove ti svegli? Oh, grazie! Avete fatto tutta la traccia. 100%. 100%. 100%! Una testa, via! Grazie. Grazie, che è sudatissimo! Come avremmo fatto senza un interfono? Questa è app. Ci ha aiutato tanto. Però povero orecchie. Fare un interfono che funziona benissimo a 3 donne. È pericolosissimo. Pericolosissimo! Però è stato fondamentale per i 2 giorni. La tecnologia mesh si è collegata facilmente. E non si è mai più scollegato. Abbiamo preso una mela di polvere ed è rimasto perfetto. Non ha piovuto, però il Backtalk Edge è impermeabile. IP67. Ci siamo tenute sveglie questa mattina, ci siamo raccontate. Abbiamo cantato. E ci siamo anche avvisate di tutti i pericoli. Soprattutto quello. Che eri prima ci avvisavi. Facevo un po' da Cicerone per spiegargli un po' bici, auto, camion. E anche le strade che conoscevamo almeno sono state informate un po' delle mie zone, visto che conosco un po' bene le strade. Se non abbiamo dovuto urlare, ci siamo tenuti compagnia in un evento come l'AT. Questo tanto ci ha veramente aiutato tanto e team ha lavorato bene. Belli, sporchi
sporchi e felici. Allora, dai, ditemi. Francesca, te lo dico io. Quest'altro anno devi fare l'extreme, ti devi allenare un po', devi smettere di fare solo sti cazzo di viaggi in India qua a cercare. Che cazzo devi cercare in India? Basta, mettiti a fare la motociclista seria. Vi siete divertiti? Sì, assai. Parecchio, Divertiti? stanchi, sporchi e felici. Bello. È una bellissima gara in posti meravigliosi, l'organizzazione è perfetta. Panorami. E poi questi posti sono meravigliosi. Devi stare zitta la sera quando la gente dorme. Zitta! Qua eravamo tutti a dormire al campo, a parte forse gli altri. No, ero perché- io con la moto perché ho dovuto lavorarci un po', ogni tanto davo del gas alla moto e vi svegliavo, lo so. 10 minuti hai dovuto accendere. Sì, ho sentito, sì. Ho sentito che smoccolavi, però è così. Ma è l'atmosfera Dakar. Alla Dakar non dormi. Ti rivediamo alla Dakar? Sì, però come navigatore quest'anno. È un'anteprima che non ho ancora detto a nessuno. Ci sta dando un'anteprima incredibile. Esatto. Non so neanche perché te l'ho detto, comunque sarò navigatore. E con questa chiudiamo. Eccoci qua, siamo qua insieme a Charles. Aspetta, togliamo il cappello. Adesso che è sennò il tutto cappello- finito, che siamo ancora tutti sporchi, lerci, ma felici e contenti, che avete messo in piedi questa incredibile avventura per 500 partecipanti più 60 persone di staff. Siamo veramente contenti che sia andato tutto nel modo migliore e soprattutto tutti si sono divertiti. Tutti, sono tutti con un sorriso enorme. E abbiamo fatto anche una sorpresa a tutti con un ristoro finale che per la prima volta a Sestria. Cioè tu arrivi dopo un'avventura che è durata 2 giorni intensissimi senza aver neanche dormito e abbiamo trovato da mangiare, da bere e ci siamo ritrovati tutti sporchi, lerci ma felici. È Con stato la nostra amica bellissimo. Francesca. Per me è stato come uno dei miei viaggi, ma con una rete di sicurezza in questi giorni, sapendo di poter contare sul vostro supporto, sulla vostra organizzazione e sulla sicurezza anche che qualsiasi cosa succedesse. Certo. Voi c'eravate e le tracce avete fatto un lavoro di scouting incredibile perché le tracce sono bellissime, mi sono divertita tanto. Quindi se state pensando di fare anche voi questa avventura, vi aspetto il prossimo anno. Grazie. Grazie a te. Grazie della tua Grazie a te. partecipazione. Grazie a te. Hanno mangiato i moscerini. Una pazza. Cioè, Una pazza. Questa ragazza, Virginia. Virginia ha finito la Master Challenge, l'unica donna. Quanti chilometri? 1000 chilometri. 1000 chilometri in 30 ore. 40. Ecco, 49. Ah no, sì, perché è spartita. Lei è spartita venerdì alle 10:30, dormendo una mazza. Scusate, mi attaccano i moscerini. Sì, siamo attaccate. Io poi ho praticamente un nido di vespe a posto dei capelli in questo momento. Comunque, allora, ci siamo. Lo rifaresti? Certo. Consigli per chi considera di fare una sfida comunque importante È una come sfida questa? importante e consigli. E cercate di dormire il venerdì almeno, non come me che non ho dormito neanche venerdì. Sono arrivata già stanca venerdì sera. E c'è stato un momento difficile? La mattina cioè questa mattina, che non so neanche più che giorno sia. Quindi è la mattina del secondo e ultimo mattina del giorno. secondo giorno. Perché hai poche ore di sonno in corpo, sai che devi fare ancora 500 km e hai meno tempo per farli rispetto al giorno prima. Certo. Quindi tutto serrato, la seconda parte è tutta serrata. Tra l'altro avevate un tracciato impegnativo con delle parti tecniche. Abbiamo avuto qualche parte croccante, però divertente, sono quelle che ti tengono sveglio alla fine. Sentirete parlare di lei perché va fortissima questa ragazza. Sì. Sentirete parlare di lei Prossimamente in tutte le televisioni. senza moscerini. Ciao. Eccoci qua a Sestriere. Presentatevi per chi non vi conosce. Sono Nicola Poggio. Sono Giamba. Ecco. Com'è andata questa edizione? 17ª? 17ª. Parlo io? Vai Nicola. Ma se diciamo che è andata bene come tutte le volte, però è andata ancora bene, quindi siamo tutti Anche contenti. quest'anno è andata bene. Io aggiungo solo che per me oggi è il 31 dicembre, perché per me è Capodanno. Per me da domani festa. Anno zero, Da domani inizia una nuova stagione. Perché
dietro a un'esperienza che ha fatto Di più, divertire di più. 500 persone, immaginate 500 persone, su delle tracce di una bellezza straordinaria, attraverso la bellezza di tutta l'Italia. Punta al cielo. Incredibile, guarda guardate. cosa c'è stato oggi. Baciati dalla fortuna perché c'è stato sole per 3 giorni di seguito, dietro c'è una rete che organizza la sicurezza di tutti noi, La sostenibilità. la logistica, la sostenibilità e ci permette di tornare a casa con ricordi che dureranno una vita intera. Sì, Nat è un'esperienza che veramente te la porti. E da domani comincia l'AT 2026. Quindi ci rivediamo al prossimo anno. Dopodomani. No, domani è un giorno di festa. Ci riposiamo Capodanno. domani. Domani è Capodanno. Io devo tornare in Friuli, ho 700 km da fare in moto, ma voi c'è un altro atto da fare. voi vi riposate, va bene, grazie ancora. Grazie Francesca, Ciao, grazie. E voi se ci pensate, state pensando a partecipare, adesso vi lascio sotto in descrizione il link con tutte le informazioni dell'AT e ci vediamo al prossimo anno. Ciao! Siamo col presidente di VLP, Paolo Venezia, che adesso ci spiega come rimuovere il tablet. Spiego a te come fare per rimuoverlo qualora tu lo volessi rimuovere. Allora, prima cosa, si infila questa chiavetta qui dentro, basta girarla uno solo scatto. Ok? Con uno scatto cosa succede? Questo perno sale. Sì. È quello che ci permette di sfilarlo. Dopodiché stacchi l'alimentazione, ok? Sì. Tiri questo. Qui dietro stacchi la antenna, perché questa ha un attacco di antenna esterno. Io in questo caso uso una chiavetta, però se lo chiudi anche con le mani si chiude uguale. 10 chiaramente. Qui dietro c'è questo attacco per l'antenna. Attenzione che se non metti questa antenna qui dietro fa come ha fatto ieri, che non si collega ai satelliti e quindi non vede le mappe. Dopodiché lo sfili fuori e te lo porti appresso. Accenderlo e spegnerlo, tieni premuto il rosso, poi ti esce la scritta spegni e lo spegni, e riaccenderlo uguale fai al contrario. Perfetto. Se hai impolverato, lo spazzoli con un pennello oppure lo butti sotto l'acqua, perché è stato. Adesso io te lo rimetto su. Guarda come si fa a metterlo, lo infili così in fondo, sì. E poi tra qui, sì. Chiudi questo qua. Okay. Una volta che qui vedi che corrisponde, vedi sì. Questa qui. Dire che è chiuso, schiacci il pernetto qui davanti per bloccarlo. Ecco, basta. Queste sono le operazioni per attaccarlo e ristaccarlo. Ricordati sempre qui l'antennina, sembra difficile ma in realtà non lo è. Una volta che hai l'antenna come si mette? Così, una volta appoggiato, vedi questo? Sì, il dado? Fallo con le dita, prova con le dita. Ecco. E lo avviti finché... Lo avviti finché arriva ok, ok. Fina. Questo lo infili qua dentro, vedi che si entra. Ok. Avviti anche ma solo quando lo usi, perché sennò ti drena la batteria. Ma siccome qui sarebbe stato, se hai un elettrauto intelligente a casa, gli fai mettere qui sotto un interruttore così lo accendi e lo spegni. Certo, però ma in questo caso... Se tu una volta che è il tuo interruttore che lo spegni, in questo caso che l'interruttore non c'è, tu questo lo stacchi, perché se quando sei fermo lui va in carica rischi che ti ciuccia la batteria. Certo, grazie mille Paolo. Grazie a te. Grazie di avermi fatto navigare così bene e permettermi di arrivare. Un buon suono, non so se riuscirò a venirvi a salutare alla partenza, se ci riesco ci vediamo là, diversamente. Divertiti, ciao. E allora anche questa AT è finita. Non torno in Friuli oggi, che sono 700 km, ma me li faccio tutti domani e oggi dormo a Sestriere. Non vedo l'ora di farmi una doccia perché dopo 2 giorni non ne posso più. Puzzo. Ma sono piena di energia, sono piena di adrenalina, sono molto contenta, molto fiera del mio team. Che bella avventura questa AT. C'è 7 gradi, qua siamo S3, siamo alti. Adesso sto andando all'hotel, va bene, vi faccio un saluto finale dopo. Sono proprio belle, poi il colore è stupendo. Prego, ciao ragazze.
Loro sono altre due ragazze che hanno partecipato con il team di Moto.it con delle carinissime scramblerine Triumph 400. Guardate che meraviglia il panorama lasciando Sestriere. Allora, mentre vado piano qua attraversando i paesini pieno di controlli di velocità, vi racconto che ho deciso di utilizzare per la navigazione, per l'AT, i tablet della VLP. Mi sono trovata molto bene. Questa torretta è stabile, è rigida, è di 4K parti speciali, questo supporto, e senza chiave il tablet non lo togli neanche morto, non lo puoi spostare, per cui anche stanotte che ho lasciato la moto parcheggiata in hotel fuori nel parcheggio, l'ho lasciato qua senza problemi. Ora, come vedete, il tablet si starà scaricando perché non è in carica, però basta mettere qua, attaccare cavetto, e siccome è attaccato direttamente in batteria l'alimentazione è velocissima, si carica subito. Infatti non ho mai avuto problemi di batteria. Veloce, molto veloce la navigazione, di curva in curva, di tornante in tornante. Non so come farei senza questa giacca della Mosco riscaldata, perché ci sono 16 gradi a Sestriere. Oggi ho un po' di dolorini un po' schiena, braccia, un po' le mani, un po' la parte bassa della schiena sinistra, un dolorino acuto, però non ho preso niente, non ho preso antidolorifici, nulla, passerà. Vuol dire che ho lavorato bene. Non esiste la moto totale, però la Tenere per me è qualcosa che si avvicina moltissimo alla moto totale, perché se ci pensate, con questa moto ho viaggiato ovunque volessi, in ogni condizione, su ogni terreno, su anche lunghezze ampie. Questa moto l'ho presa 3 giorni fa, mi sono fatta 700 km dal Friuli di autostrada, sono arrivata qua, ne ho fatti quasi 600, di cui oltre il 60% in fuoristrada, alcune parti anche molto tecniche con un sasso molto smosso, un fondale molto, molto accidentato, e adesso l'ho ricaricata con i bagagli e mi faccio altri 700 per tornare a casa. Il Tenere è questo, è una moto con cui poter fare tutto, tutto. Certo, magari non avrai i comfort di moto con più cavalli, più potenti, più comode. Per me l'unica scomodità in realtà è la seduta, ma l'ho risolta con questo cuscino della SV Motec Traveler, comprato sul loro sito. È un cuscino gonfiabile con una trama nido d'ape, l'ho gonfiata a metà e per me è veramente comodo, lo trovo veramente comodo, è la soluzione migliore. Neanche la sella gel mi ha dato tanta comodità. Le gomme che ho scelto per questa avventura sono le Michelin Anarchy Wild, gomme che avevo già testato nel viaggio su terreni molto accidentati in Afghanistan l'anno scorso e tutto il centro Asia e il rientro a casa, quindi l'avevo già avuto modo di testarle sia in fuoristrada che sui trasferimenti. Sono un perfetto compromesso anche loro, hanno avuto un'ottima tenuta in questi 2 giorni dell'AT su ogni tipo di terreno incontrato. Certo, non sono le gomme artigliate, tassellate, ma io devo fare anche 1400 km di trasferimento per tornare a casa, per cui non cercavo le gomme artigliate. E se ci pensate, l'AT l'ho fatta da sola, nel senso trasporto sulla moto tutto quello che mi è servito per l'AT. Chiaro che avevamo l'assistenza impeccabile del partner tecnico di Yamaha Tom 42, che ci ha portato le tende, ce le ha riportate semplicemente al mercato dove abbiamo dormito e poi è venuto a riprenderle, come anche l'organizzazione dell'AT offre il servizio di trasporto bagagli. A parte questo, io parto da casa e torno a casa solo con questa moto, non ho avuto bisogno di un furgone, non ho avuto bisogno di un trailer, chiaro. Ho avuto bisogno della mia voglia di guidare.
Ma quella non manca mai, lo sapete. Per me la moto è vacanza, per me la moto è sempre gioia e felicità.